Meno male non c'è Attilio Scienza qui, perché sennò andrebbero avanti per ore e ore, per ore sulle parlare palme. di palme e pianti. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her as she discovers l'Azienda Agricola San Salvatore in Campania, an organic winery that prides itself on its biodynamic methods, its traditions, vineyards, orchards, vegetables, olives, and its buffalo. Yes, you heard that right. So just stay tuned. Okay, welcome to Italian Wine Podcast. We spent the past couple of days with Giuseppe Pagano. And of course, he is the owner of San Salvatore Winery. But there are a lot of aspects about Mr. Pagano that I would like for the audience to understand. Because San Salvatore is actually about Giuseppe Pagano and his dreams. And in order for you to fully understand where he is today, I believe that you have to understand the man also as the hotelier and the hospitality side, how he has come to San Salvatore from these other life experiences. So today I'd like to ask him a little bit more about, of course, where we are in Paestum. He owns a couple of hotels here directly where we are. We're right now at this really lovely place. It's called Hotel Savoy Hotel Beach Hotel. And this is where they also host Tre Olivi, the 2-star Michelin restaurant, which we had the greatest pleasure of experiencing and dining yesterday. Okay? All right, so. Ciao Giuseppe, buongiorno. Grazie, buongiorno a te. Dove siamo? Dov'è questo posto che sembra Miami, ma non è Miami? Ma siamo a Paestum, dove 3000 anni fa sono arrivati i greci a portare la loro cultura, perché hanno ritenuto che questo fosse un posto magico. È un posto magico perché è ricchissimo per tantissime cose, per una terra fertilissima, per acqua abbondante per poter coltivare, per materiale da costruzioni. E questi materiali erano così buoni che hanno fatto sì che questi templi sono rimasti ancora quasi intatti fino ai nostri giorni. Quindi Giuseppe Pagano, l'uomo, è nato prima, diciamo, albergatore o prima il vignaiolo? Dico prima vignaiolo perché mio nonno, mio papà erano già vignaioli sul Vesuvio tanti anni fa, poi papà ha sposato mamma a Paestum e quindi si sono trasferiti qua dopo qualche anno che rimanevano già ancora a Boscoreale, Pompei. E abbiamo continuato a fare vino fino al 74, poi dopo abbiamo smesso perché papà ha avuto un problema di salute e noi a quel punto siamo andati nella direzione del turismo. Sono diventato albergatore a 23 anni nel 78, lo portiamo avanti ancora adesso, però io dal 2004 mi interesso di agricoltura, quindi vigne, allevamenti di bufali, vini con la cantina San Salvatore, ma la cantina San Salvatore è anche yogurt, è anche mozzarella di bufala, è anche dispensa. Abbiamo avuto modo, la possibilità di poter mettere in campo tutte le peculiarità, le ricchezze della nostra terra, trasformandole e facendo in modo che questi prodotti potessero arrivare direttamente al pubblico senza intermediazione. Portiamo avanti un discorso di territorio, un discorso di qualità, un discorso di etica. In certo senso è tutto circolare, no? Perché fai sia la parte di ospitalità, ma a 360 gradi. Adesso avete avuto questo ristorante favoloso, 2 stellate, non da poco. Avete anche la dispensa. E come si chiamano i vostri alberghi? Innanzitutto, e dove stanno? Il primo albergo che abbiamo potuto gestire è l'Hotel Esplanade, che oggi è diventato il Boutique Hotel Esplanade. È proprio di fianco? È praticamente attaccato al Savoy Beach Hotel, che invece abbiamo costruito ex novo e quindi aperto nel 2001. Oramai sono già 20 anni che
lavora benissimo, alla grande, e dove abbiamo sempre immesso in tutte le cose che facciamo il concetto della qualità, dell'attenzione al particolare, del ricercare sempre l'eccellenza. Oggi, soltanto oggi, abbiamo ricevuto questo riconoscimento delle 2 stelle Michelin e ti dico con grande onestà, noi non immaginavamo che si sarebbe Non ve potuto. l'aspettavate? Ci aspettavamo 1 stella, non 2, perché abbiamo lavorato per quella cosa. Naturalmente adesso sentiamo ancora di più il peso dell'attenzione che ci siamo attirati dal mondo dell'enogastronomia e quindi siamo consapevoli di dover lavorare ancora con più forza, più determinazione per dimostrare di aver meritato queste 2 stelle. Ma non ci fermiamo alle stelle Michelin, noi stiamo continuando a migliorare l'offerta del turismo nel Savoy Beach Hotel, affiancato se non preceduto addirittura da mio figlio, perché è lui che oramai si interessa degli alberghi, che si chiama Salvatore, come il nonno, perciò il nome della cantina San Salvatore. Abbiamo sale e banchetti fino a 900 persone. Caspita, ma in Esplanade? Al Savoy, alle Esplanade abbiamo sale e banchetti fino a 400 persone in unica soluzione. Però, dicevo, stiamo aumentando anche l'offerta turistica qualitativa nel rinnovo delle camere, ma anche in una nuova una spa veramente straordinariamente bella, di circa 700 metri quadrati, al Savoy. Ma Esplanade, che è proprio attaccato, è Savoy, non vi fate concorrenza? Non c'è un po' di cannibalizzazione di clientela, di mercato? Questo era un po' il timore che abbiamo sempre avuto fin dall'inizio, però abbiamo calibrato un'offerta, abbiamo tirato fuori le 2 grandi peculiarità di queste 2 strutture. L'Esplanade piccolo, intimo, il Savoy imponente e large, direi. Infatti non a caso l'Esplanade, ti dicevo, l'hotel Esplanade è diventato boutique hotel Esplanade. E il Savoy è diventato un hotel di lusso dove questo ristorante adesso fa capire bene dove vuole arrivare, che cosa vuole offrire, ma questa spa farà ancora la differenza. Noi siamo comunque in una zona turistica, Paestum è considerata una zona archeologica, di interesse archeologico, ma anche una zona di mare. Noi siamo sul mare con una spiaggia di sabbia molto molto interessante per le famiglie, ma anche per i piccoli, per i bambini. E noi abbiamo un lido non distante da qua, che si chiama Beach Club 93, distante intendo 500 metri, perché tra gli alberghi e il mare c'è una pineta. E questo distanziamento ci ha dato questo polmone di verde che è bellissimo, straordinario. Ok, però questo, perché io veramente mi sento di essere a Miami. Com'è nato questa ambientazione? Perché anche Esplanade ha questo aspetto qui. Devi sapere che quando noi abbiamo cominciato i lavori qua, noi ci siamo dovuti organizzare per il fatto che qua non c'era terreno vegetale, ma era tutta sabbia. Sì. E allora per costruire un giardino, per impiantare un giardino sulla sabbia, noi abbiamo trasportato del terreno vegetale, ma era sempre limitato. Quindi siamo andati verso la direzione di poter utilizzare delle piante che si adattassero bene a questo tipo di terreno. E abbiamo cercato di prendere quelle essenze che potessero vivere bene in questa tipologia di E anche suolo. Queste palme, no? Sì. A meno male non c'è Attilio Scienza qui, perché sennò andrebbero avanti per ore e ore per e ore ore sulle a parlare palme. di Sì. palme e pianti. Okay, so I think we should close now for this episode. Giuseppe Pagano, the owner of San Salvatore Winery, who is also a hotelier, a restaurateur, and a hospitality specialist, 360 degrees. So, and then we will be going on towards La Dispensa, which is another very, very interesting hospitality unit, I would say, and it focalizes on the local food and hence local culture. Okay. And that's a wrap for this episode of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her again next week for more on the L'Azienda Agricola San Salvatore in Campania. For more information about the winery,
you can visit www.sansalvatore1988.it. And for more amazing interviews in the world of wine, check out www.italianwinepodcast.com. Cin cin!